Lezione 1. La gioia di viaggiare. Saluti, Anna. Ho sentito che sei appena tornato da un viaggio fantastico. Com'è andata? È stato fantastico, John. Assolutamente la migliore vacanza che ho avuto da anni. È meraviglioso da sentire. Dove sei andato, se non ti dispiace che te lo chieda? Ho trascorso 2 settimane esplorando la bellissima campagna italiana. Un'esperienza così incredibile. Italia, eh? Deve essere stato semplicemente mozzafiato. Ho sempre voluto visitarlo. Lo era davvero. I paesaggi, il cibo, la cultura, tutto per un viaggio indimenticabile. Posso immaginarlo. L'Italia sembra la destinazione perfetta per un viaggio appagante e piacevole. Sicuramente. Il ritmo della vita lì è molto più rilassato e riconoscente. Sembra esattamente ciò di cui l'anima ha bisogno a volte, vero? Assolutamente. Era l'antidoto perfetto allo stress della vita quotidiana. Scommetto. Sfuggire da tutto e immergersi in un nuovo ambiente. Esattamente. Mi ha davvero aiutato a ricaricarmi e a tornare riposata. È così bello sentirlo. Sono felice che tu abbia avuto un'esperienza così meravigliosa e rigenerante. Anch'io. Mi ha reso ancora più desideroso di viaggiare ed esplorare ancora di più il mondo. Posso capirlo. Scoprire nuovi posti è un'avventura così gratificante. Lo è davvero. Il viaggio stesso diventa tanto appagante quanto la destinazione. Non potrei essere più d'accordo. Sembra che tu abbia preso la passione per i viaggi, amico mio. Lezione 2. Come gestire la sicurezza aeroportuale. Ehi Anna, ho sentito che sei appena tornata da un viaggio. Com'è stata l'esperienza in aeroporto? Oh, è stata una bella avventura, John. I controlli di sicurezza sono stati un po' complicati. Posso immaginarlo. La sicurezza aeroportuale può essere un vero problema a volte. Sicuramente. Ho dovuto farmi ritirare le valigie per uno screening separato, il che è stato un vero inconveniente. Non è mai divertente. Hai qualche consiglio per rendere più agevole il processo di sicurezza? Beh, una cosa che mi ha aiutato è stata mettere i miei liquidi e i miei dispositivi elettronici in una borsa facilmente accessibile. Ottima chiamata. Ciò rende molto più facile quando devono dare un'occhiata più da vicino. Esattamente. E mi sono assicurato di indossare scarpe antiscivolo per velocizzare le cose. Pensiero intelligente. Qualcos'altro che consiglieresti? Sì, arrivare in aeroporto con un sacco di tempo a disposizione è fondamentale. Assolutamente. In questo modo non ti sentirai affrettato e stressato. Sicuramente. Ed essere gentili e collaborativi con il personale di sicurezza fa molto. Buon punto. Un po' di pazienza e un atteggiamento amichevole possono fare molto. Assolutamente. Rende l'intero processo molto più agevole. Sembra che tu abbia capito tutto. Grazie per i consigli utili.
Certo, sono felice di condividere ciò che ho imparato. Gestire i controlli di sicurezza aeroportuali è una forma d'arte. Non c'è dubbio. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per trasmettere la tua saggezza. Quando vuoi. John, speriamo che il tuo prossimo viaggio in aeroporto sia un gioco da ragazzi. Terrò a mente tutti i tuoi consigli. Buon viaggio a te. Lezione 3. Mantenere la calma. Ehi Anna, sembri un po' stressata. Cosa ti passa per la testa? Uffa, mi sento così sopraffatto ultimamente. Stanno succedendo così tante cose, sai? Ti sento. Può essere davvero difficile stare al passo con tutto in questi giorni. Assolutamente. La pressione costante inizia a logorarmi dopo un po'. Lo capisco. Ma cerca di non lasciarti abbattere troppo. Ci sono modi per gestire lo stress. Questo è vero. Qualche consiglio? Potrei usare alcune strategie per tenere la testa fuori dall'acqua. Bene, per cominciare, assicurati di fare delle pause regolari per ricaricarti. Anche 10-15 minuti possono aiutare. Buon punto. E magari prova a dare priorità alle cose più importanti in modo da non sentirmi così disperso. Sicuramente. Elaborare un piano e affrontare le attività una per una può fare una grande differenza. Oh, e non dimenticate il potere della respirazione profonda. Questo può fare miracoli per calmare la mente. Assolutamente. Respiri lenti e consapevoli possono davvero aiutarti a centrarti. Dovrò fare un tentativo. E magari fai anche qualche esercizio leggero, per migliorare il mio umore. Mossa intelligente. Anche una breve passeggiata intorno all'isolato può aiutarti a schiarirti le idee. Hai ragione, ho solo bisogno di essere più intenzionale nel prendermi cura di me stesso. Esattamente. Si tratta solo di trovare piccoli modi per ricaricarsi e rifocalizzarsi. Grazie John. Avevo davvero bisogno di questo discorso di incoraggiamento. Mi sento già meglio. Quando vuoi, Anna. Abbiamo tutti bisogno di un promemoria per rallentare e prenderci cura di noi stessi a volte. Lezione 4. Preparazione della cena. Va bene Anna, presto arriveranno gli ospiti. Cosa ci serve ancora per prepararci? Beh, probabilmente dovremmo apparecchiare la tavola con dei bei tovaglioli e utensili. Ottima chiamata. Li prenderò dal cassetto. C'è altro che dovremmo fare? Assicuriamoci di avere abbastanza piatti e bicchieri per tutti. Capito. Ricontrollerò l'armadietto e vedrò cosa ci manca. E non dimenticare di mettere dei sottobicchieri per proteggere il tavolo. Ottima idea, non ci possono essere anelli d'acqua che rovinano il bel legno. Esattamente. Probabilmente dovremmo accendere qualche candela per creare l'atmosfera. Oh, bella idea. Le luci soffuse lo faranno sentire così accogliente. Sicuramente. E forse dovremmo preparare anche qualche antipasto. Ottima chiamata. Vado a prendere un po' di quei vassoi per formaggio e cracker.
Perfetto. Penso che copra l'essenziale. Ti viene in mente altro? Forse dovremmo mettere un vaso di fiori freschi sul tavolo? Splendida idea. Questo renderà davvero elegante l'intera crema. Va bene, ci sto lavorando. Sarà una bella cena. Sono sicuro che lo sarà. Con il nostro lavoro di squadra, sarà un successo. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, facciamo in modo che questo posto abbia un aspetto fantastico. Lezione 5. Strategie aziendali. Buongiorno, Anna. Volevo parlare della nostra strategia di fidelizzazione dei clienti. Ottima idea, la fidelizzazione dei clienti è fondamentale per la crescita della nostra attività. Esattamente. Concentriamoci sui modi in cui possiamo mantenere soddisfatti i nostri clienti esistenti. Bene, una cosa importante è fornire un servizio clienti di primo ordine. Sicuramente. Fare il possibile per soddisfare le loro esigenze è fondamentale. Concordato. E offrire programmi di fidelizzazione può essere un ottimo modo per fidelizzarli. Buon punto. Incentivare le attività ripetute è una mossa intelligente. Assolutamente. Dimostra che apprezziamo la loro lealtà. Assolutamente. E dovremmo esaminare anche il marketing personalizzato. Sicuramente. Adattare la nostra attività di sensibilizzazione ai loro interessi specifici è fondamentale. Di sicuro. Li fa sentire come se comprendessimo davvero le loro esigenze. Precisamente. Inoltre, è generalmente più conveniente rispetto all'acquisizione. Questo è un ottimo punto. Fidelizzare i clienti è più redditizio a lungo termine. Non potrei essere più d'accordo. Quindi, quali altre idee hai per migliorare la fidelizzazione? Bene, potremmo valutare l'aggiornamento regolare dei nostri prodotti o servizi. Una buona idea. Mantenere le cose fresche e innovative è importante. Sicuramente. Dimostra ai nostri clienti che stiamo migliorando continuamente. Assolutamente. Penso che con un approccio multiforme possiamo davvero raggiungere questo obiettivo. Sono a bordo. Mettiamo insieme una solida strategia di fidelizzazione dei clienti. Lezione 6. Alla ricerca di un terreno comune. Anna, ho pensato molto alle tensioni nella nostra comunità. Anch'io. John. È stata una vera sfida cercare di trovare un modo per andare avanti. Assolutamente. La situazione sembra così divisiva e radicata a volte. Sono d'accordo, ma mi chiedo se ci possa essere un percorso verso la comprensione reciproca. Questa è una prospettiva interessante. Cosa avevi in mente? Bene, anche se le questioni sono complesse, penso che dobbiamo cercare di trovare un terreno comune. Questo è un buon punto. Concentrarsi sulle nostre speranze e valori condivisi potrebbe essere fondamentale. Esattamente. Persino le voci moderate di tutte le parti fanno fatica a farsi sentire. Hai ragione, se non riusciamo a trovare un modo per colmare il divario, non farà che peggiorare.
Precisamente. Dobbiamo essere disposti ad ascoltare i punti di vista degli altri. Suppongo che ciò significhi essere aperti al compromesso, anche se è difficile. Sicuramente. Si tratta di trovare soluzioni, non solo di mantenere la propria posizione. Sai, è un approccio davvero ponderato. Lo rispetto molto. Grazie, John. Sento che dobbiamo provarci, per il bene della nostra comunità. Sono d'accordo e se riusciamo a dare l'esempio di civiltà e cooperazione, forse altri ne seguiranno. Lo spero. È l'unico modo in cui posso vederci andare avanti in modo costruttivo. Ben detto. Bene, mettiamoci d'accordo e vediamo quali idee riusciamo a trovare. Lezione 7. Navigare in nuove esperienze. Ehi Anna, ho avuto un viaggio movimentato a Toronto lo scorso fine settimana. Oh, davvero? Cosa è successo? Mi piacerebbe sentirne parlare. Beh, sono dovuto andare a prendere la mia amica all'aeroporto e portarla in giro per la città. Ah, esplorare una nuova città può essere una vera avventura, vero? Hai capito bene. Il traffico e le autostrade erano molto difficili da gestire. Posso immaginarlo. Toronto è nota per le sue strade congestionate, di sicuro. Sì, è stata sicuramente un'esperienza di apprendimento per me. Tanti cambi di corsia. Scommetto. Hai dovuto usare le corsie express o quelle regolari? Un po' entrambi, in realtà. Cercare di capire le diverse opzioni era complicato. Capisco quanto possa creare confusione, soprattutto se non conosci la zona. Totalmente. E poi ho trovato la strada per raggiungere il suo hotel per tutte le strade del centro. Oh cavolo, deve essere stato stressante. Guidare in città può essere davvero opprimente. Non scherzo. Ero felice di avere una buona app cartografica che mi guidasse attraverso tutto. Tecnologia in soccorso. Ciò semplifica sicuramente la navigazione in nuovi posti. Assolutamente. Non so come le persone si siano orientate prima degli smartphone. Giusto. È come un nuovo mondo di comodità di viaggio. Nel complesso ti è piaciuto il viaggio? Sai, nonostante le difficoltà di guida, è stato bello vedere il mio amico. Alla fine ne è valsa la pena. Questo è fantastico. A volte sono le piccole avventure a rendere i viaggi memorabili. Esattamente. È stata sicuramente un'esperienza che non dimenticherò presto. Lezione 8. Curiose concessioni. Buongiorno Anna, ho sentito che hai avuto un'interazione interessante con il tuo allenatore Gus. Oh sì, era piuttosto strano. Mi ha dato degli oggetti piuttosto insoliti durante gli allenamenti. Oggetti insoliti? Cosa intendi? Che genere di cose ti ha dato? Beh, prima mi ha passato un bastoncino con sopra dello sciroppo di mais. Riesci a crederci? Sciroppo di mais su bastoncino? È un po' strano per un atleta consumarlo.
Lo so, ero un po' perplessa, ma ho pensato che avesse una ragione. Forse era pensato per essere una rapida sferzata di energia o qualcosa del genere? Forse, ma poi mi ha dato anche del linimento per le mie gambe stanche. Linimento? Non è più un massaggio muscolare o una pomata? Strana combinazione. Esattamente. Mi chiedevo se stesse solo provando dei metodi non convenzionali. Forse sta sperimentando diverse tecniche di recupero. Potrebbe esserlo. O forse è solo un po' eccentrico quando si tratta di allenare. Ah, gli allenatori eccentrici sono sempre un gruppo interessante, vero? Hai capito bene. Sono decisamente curioso di vedere quali altre sorprese ha in serbo. Beh, purché lo sciroppo di mais e il linimento facciano la differenza, suppongo che vada bene. Vero. Finché mi sento fresco e pronto per il prossimo allenamento, non posso lamentarmi. Assolutamente. Devo fidarmi del processo, anche se è un po' poco ortodosso. Esattamente. Ho intenzione di mantenere una mente aperta e vedere dove mi porterà questo viaggio di coaching. Sembra un piano. Fammi sapere se Gus ha altre curiose concessioni nella manica. Lezione 9. Fascino felino. Ehi Anna, ho sentito che hai un nuovo amico peloso a casa. Hai sentito bene. Ho appena adottato il gattino più adorabile. Davvero? Com'è questo tuo nuovo animale domestico? Oh, è la cosa più dolce. Ha il nasino rosa più carino e gli occhi gialli più affascinanti. Oh, sembra assolutamente prezioso. E cosa fa? Bene, ogni volta che vuole attenzione o uno spuntino, emette il minimo miagolio. È il suono più accattivante. Ah, una piccola palla miagolante di dolcezza, eh? Posso solo immaginare come questo possa scioglierti il cuore. Assolutamente. Mi ritrovo costantemente a ringhiarla e a darle tutti gli animali domestici e le coccole. Scommetto. I nuovi animali domestici riescono a catturare il nostro affetto, vero? Lo fanno davvero. Questo piccolo gattino è diventato rapidamente il mio nuovo migliore amico. È fantastico che tu abbia trovato un nuovo compagno peloso. Sono sicuro che ti sta dando un sacco di gioia. Lo è davvero. È stato un vero piacere averla in giro per casa. Posso solo immaginarlo. I gattini sanno illuminare qualsiasi spazio. Sicuramente. È così giocosa e curiosa. È infinitamente divertente. Sembra la ricetta perfetta per un nuovo meraviglioso animale domestico. Sono felice per te, Anna. Grazie, John. Sono assolutamente innamorato del mio piccolo amico felino. Lo capisco. Beh, dai a quel tuo adorabile gattino una coccola in più da parte mia. Lezione 10. Primetime passatempo. Buongiorno, Anna. Avete sentito parlare di questo nuovo game show che sta conquistando il paese?
No, non l'ho fatto. Di cosa si tratta? È questo gioco davvero divertente e interattivo perfetto per la TV. I concorrenti devono completare ogni tipo di sfida stravagante. Oh, sembra proprio la mia strada. Di che tipo di sfide stiamo parlando? Di tutto, dalle acrobazie fisiche ai rompicapo. È un vero mix di abilità e stupidità. Wow, sembra davvero divertente. Scommetto che il pubblico si diverte a guardare tutto mentre si svolge. Assolutamente. I produttori sanno davvero come coinvolgere gli spettatori, con interruzioni pubblicitarie e tutto il resto. Interruzioni pubblicitarie. Immagino che abbia senso per un game show televisivo. Sì, devono far sì che le entrate pubblicitarie continuino ad aumentare. Ma le pause in realtà aumentano la suspense, secondo me. Lo vedo. Ti lascia con il fiato sospeso, chiedendoti cosa succederà dopo. Esattamente. La formula perfetta per tenere le persone incollate allo schermo. Beh, hai sicuramente suscitato il mio interesse. Devo sintonizzarmi e vedere di cosa si tratta. Penso che ti piacerà, Anna. È un orologio così divertente e coinvolgente. Sono venduto. Immagino di sapere cosa farò nella mia prossima serata televisiva. Eccellente. Fatemi sapere cosa ne pensate, ok? Lo farò, John. Non vedo l'ora di iniziare il passatempo in prima serata. Ah, questo è lo spirito. Goditi lo spettacolo, amico mio. Lezione 11. Viaggi e tribolazioni. Ehi Anna, ho sentito che sei appena tornata da un viaggio. Com'è andata? Oh, è stata una bella avventura. Il viaggio in sé è stato un po' complicato, ma la destinazione ne è valsa la pena. Ah, peccato per i problemi di viaggio. Che tipo di problemi hai riscontrato? Beh, ci sono stati ritardi nei voli, bagagli smarriti, per tutti i 9 metri. Ma nonostante i problemi, sono comunque riuscito a divertirmi. Wow, è impressionante. È facile lasciare che le frustrazioni rovinino l'intera esperienza. È vero, ma cerco di mantenere una visione positiva. Sono felice di essere arrivato lì tutto intero, anche se ci è voluto qualche sforzo in più. È un ottimo atteggiamento da avere. Quindi, dove sei andato alla fine, se non ti dispiace che te lo chieda? Sono andata a trovare mia sorella a Parigi. Era la mia prima volta lì ed è stato assolutamente bellissimo. Parigi, eh? Deve essere stato meraviglioso, anche con i problemi del viaggio. Lo era davvero. L'architettura, il cibo, la cultura, era tutto così affascinante. Scommetto. È sicuramente nella mia lista dei desideri. Sono contento che ti sia divertito, nonostante gli inconvenienti. Grazie, John. Ne è valsa la pena alla fine. Speriamo che il tuo prossimo viaggio vada un po' più agevolmente. Ah, beh, sono sicuro che prima o poi avrò la mia giusta dose di problemi di viaggio. Ma fa tutto parte dell'avventura, giusto? Esattamente. Si tratta solo di sfruttare al meglio la situazione e godersi il viaggio.
Ben detto, amico mio. Non vedo l'ora di sapere della tua prossima avventura. Allo stesso modo, John. Nel frattempo, ho delle bellissime foto da condividere delle mie avventure parigine. Suona bene, mi piacerebbe vederli. Un piccolo assaggio della città dell'amore. Ce l'hai fatta! Li porterò più tardi e potremo rivivere il viaggio insieme. Affare fatto. Non vedo l'ora, Anna. Lezione 12. Dickensian Delight. Buongiorno, Anna. Sapevi che Charles Dickens è nato in Inghilterra? Ah, sì, il leggendario romanziere inglese. Le sue storie erano così ricche e accattivanti. Assolutamente. Aveva un modo per dare vita ai suoi personaggi, vero? Sicuramente. Da Oliver Twist a Ebenezer Scrooge, il suo cast è stato davvero indimenticabile. Scrooge è probabilmente una delle sue creazioni più iconiche. Quella trasformazione da un'anima avida a un'anima di buon cuore è così commovente. Concordato. E il modo in cui Dickens inseriva commenti sociali nei suoi racconti era così intelligente. Effettivamente. Ha usato le sue storie per far luce sulla difficile situazione dei meno fortunati nell'Inghilterra vittoriana. Esattamente. Romanzi come Great Expectations e A Tale of Two Cities sono stati magistrali al riguardo. Sicuramente. Dickens aveva un talento incredibile nel fondere storie divertenti con commenti sociali. Assolutamente. E il suo stile di scrittura era così distinto e accattivante. Il modo in cui usava il linguaggio era davvero straordinario. Non potrei essere più d'accordo. Le vivide descrizioni e i dialoghi memorabili sono ciò che rende le sue opere così eterne. Assolutamente. Non c'è da stupirsi che Dickens sia considerato uno dei più grandi scrittori in lingua inglese. Sicuramente. La sua influenza si sente ancora oggi nella letteratura e nella cultura popolare. Sicuramente. C'è qualcosa nel mondo dickensiano che continua ad affascinare i lettori. Assolutamente. Le sue storie e i suoi personaggi hanno davvero resistito alla prova del tempo. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Dickens era un vero maestro del suo mestiere. Concordato. Potrei parlare tutto il giorno della genialità di Charles Dickens e della sua eredità letteraria. Come potevo? Era davvero uno scrittore unico nel suo genere che ha lasciato un segno indelebile nel mondo. Ben detto, Anna. Le opere di Dickens hanno sicuramente arricchito la vita di innumerevoli lettori. Lezione 13. Riflessioni sulla memoria. Ehi Anna, hai sentito parlare della famosa poesia in Flanders Fields? Sì, quella toccante poesia scritta dal soldato canadese John M. Cry durante la Prima Guerra Mondiale. Esattamente. È un pezzo così potente che ha risuonato la gente per decenni. Effettivamente. Le immagini dei papaveri che soffiano nel vento sono così meravigliose. Assolutamente. È un modo meraviglioso per onorare la memoria di coloro che hanno dato la vita.
Sicuramente. Quella poesia è diventata un simbolo di memoria in tutto il mondo. Hai ragione e ci ricorda di non dimenticare mai i sacrifici dei nostri cari e dei nostri concittadini. Assolutamente. Recitare quella poesia è un modo significativo per rendere omaggio ai nostri eroi caduti. Concordato. È incredibile come la parola scritta possa catturare l'essenza di una perdita e di un dolore così profondi. Sicuramente. La poesia ha il potere unico di toccare il cuore e la mente delle persone. Assolutamente. In Flanders Fields è un ottimo esempio di questa qualità emotiva senza tempo. Sicuramente. È un pezzo che trascende il tempo e la cultura, risuona tra le persone di tutto il mondo. Hai capito bene. È una testimonianza dello spirito umano perseverante di fronte alle avversità. Esattamente. Poesie del genere ci aiutano a non dimenticare mai il vero costo di guerre e conflitti. Assolutamente. Ci ricordano di custodire i ricordi di coloro che abbiamo perso. Sicuramente. È così importante mantenere viva la loro eredità attraverso la memoria condivisa. Ben detto, Anna. In Flanders Fields continuerà a ispirare le generazioni a venire. Lezione 14. Preferiti per il fitness. Buongiorno Anna, volevo provare una nuova routine di esercizi. Qualche suggerimento? Assolutamente. Sono un grande fan di mescolare i miei allenamenti per mantenere le cose interessanti. Questa è un'ottima idea. Di solito mi limito alle cose di base come fare jogging e sollevamento pesi. Ci sono così tante opzioni divertenti là fuori. Hai mai pensato di provare lo yoga? Yoga? Non ne sono sicuro, non sembra proprio il mio genere. Fidati di me, è incredibile per il tuo benessere fisico e mentale. Va bene, ci proverò. E tu, hai un tipo di esercizio preferito? Beh, mi piace molto andare in bicicletta. È un ottimo allenamento cardio e non fa male alle articolazioni. Ciclismo, eh? Sembra allettante, soprattutto con il bel tempo. Sicuramente. E puoi farlo da solo o unirti a un giro in gruppo per una motivazione in più. Questo è un buon punto. Forse rispolvererò la mia vecchia bici e andrò a fare un giro. Meraviglioso! Sarei felice di unirmi a te qualche volta, se sei pronto per la compagnia. Mi piacerebbe molto, Anna. Sarebbe bello avere un compagno di allenamento. Assolutamente. Possiamo spingerci a vicenda e provare nuove strade. Il fitness è più divertente insieme. Su questo hai ragione. Mi sento ispirato a cambiare la mia routine adesso. Sono lieto di aver potuto fornire alcuni suggerimenti utili. Fammi sapere come va. Lo farà. Grazie per l'ottimo consiglio, Anna. Lo apprezzo. Lezione 15. Sorprese d'esame. Ehi Anna, sono un po' nervosa per il mio prossimo esame. Oh, davvero?
Per quale materia è l'esame? È per il mio corso di letteratura inglese. Temo che potrei non andare così bene. Sono sicuro che te la caverai alla grande. Hai lavorato così duramente in quella classe. Lo spero, ma sai quanto possono essere difficili quegli esami di letteratura. A dire il vero, ho sentito che il professore a volte pone delle domande inaspettate. Davvero? Cosa intendi con questo? Bene, il mio amico ha sostenuto l'esame lo scorso semestre e ha detto che il professore ha chiesto alcuni suggerimenti di scrittura creativa. Suggerimenti per la scrittura creativa? Ma questo è un corso di letteratura. Lo so, giusto? Il mio amico è stato colto alla sprovvista all'inizio, ma alla fine si è goduto quella parte dell'esame. Questo è interessante. Mi chiedo perché il professore lo farebbe. Forse vogliono vedere quanto bene riesci ad applicare i concetti che hai appreso. Suppongo che abbia senso. Allora dovrò mantenere una mente aperta. Esattamente. E ricordate che il professore probabilmente vuole che abbiate successo. Hai ragione e non dovrei pensarci troppo. Farò del mio meglio e vedrò cosa succede. Questo è lo spirito. Sono sicuro che ti sorprenderai piacevolmente. Grazie, Anna. Grazie davvero che tu abbia dedicato del tempo per parlare di questo. Lezione 16. Caffè con Undrum. Scusami, Anna, hai deciso cosa ordinare? Non ancora. Ho difficoltà a scegliere tra l'insalata e il panino. Stavo pensando di prendere il sandwich al pollo. Cosa ne pensi di questo? Il sandwich al pollo sembra buono. Che tipo di schieramenti hanno? Credo che abbiano patatine fritte, un bicchiere di frutta o una piccola insalata fatta in casa come opzioni. Forse allora mi prendo l'insalata fatta in casa. Così posso avere un pasto più leggero. Una buona idea. Stavo pensando di procurarmi un'insalata, ma credo di aver voglia di qualcosa di più sostanzioso. Questo ha senso. Il panino probabilmente ti sosterrà meglio fino a cena. Esattamente. Inoltre, potrei sempre portare l'insalata a casa per pranzo domani. È un'ottima idea. Va bene. Allora preferisco l'insalata fatta in casa. Suona bene. Farò sapere al server che siamo pronti per ordinare quando torneranno a trovarci. Meraviglioso. Grazie John. Grazie per avermi aiutato a decidere. Non è affatto un problema. Sono lieto che siamo riusciti a trovare il pasto perfetto per entrambi. Lezione 17. Avventure nelle piccole città. Buongiorno, Anna. Avete sentito parlare di quella piccola città che abbiamo incontrato venendo qui? Intendi quello con una popolazione di poco più di 1000 persone? Mi ha davvero incuriosito. Giusto. Nonostante le sue piccole dimensioni, mi è stato detto che in realtà c'è molto da fare lì. Oh, davvero? Ad esempio, che tipo di attrazioni o attività hanno?
Bene, per cominciare, hanno un affascinante centro storico con negozi e ristoranti locali unici. Sembra adorabile. Mi piace sempre esplorare questo tipo di centri storici pittoreschi. Anch'io. E a quanto pare hanno anche dei bellissimi sentieri escursionistici e parchi nella campagna circostante. HMM. Perfetto per una rilassante gita di un giorno all'ora. Scommetto che lo scenario è stupendo. Esattamente. E ho sentito che hanno persino un piccolo teatro accogliente che ospita musica dal vivo e spettacoli teatrali. Com'è delizioso! È incredibile che una città così piccola possa racchiudere così tanto da fare. Lo so, giusto? Lo dimostra solo che non c'è bisogno di una popolazione enorme per avere una comunità vivace. Sicuramente. Mi piacerebbe programmare una visita lì a breve. Sembra il weekend perfetto. Sono d'accordo, diamo un'occhiata alla pianificazione di un viaggio. Penso che potrebbe essere un'esperienza davvero divertente e interessante. Sembra un piano. Non vedo l'ora di scoprire tutte le gemme nascoste in quella piccola città. Lo stesso qui. Sarà un'avventura alla scoperta di nuovi posti insieme. Lezione 18. Modalità di movimento. Ehi Anna, hai mai pensato a tutti i diversi modi in cui possiamo spostarci? Vuoi dire un mezzo di trasporto? Ci sono così tante opzioni in questi giorni. È incredibile. Esattamente. Puoi camminare, andare in bicicletta, guidare un'auto, prendere un treno, volare su un aereo e la lista potrebbe continuare. Questo è vero. E ogni modalità di trasporto ha i suoi vantaggi e svantaggi unici. Sicuramente. Ad esempio, camminare fa bene alla salute, ma può essere più lento rispetto ad altri metodi. Assolutamente. E andare in bicicletta è un'opzione ecologica, ma devi tenere conto di fattori come il tempo e la distanza. Sicuramente. E poi ci sono opzioni di trasporto pubblico come autobus e metropolitane, che sono comode ma possono avere orari prestabiliti. MHM. E volare è il modo più veloce per percorrere lunghe distanze, ma può essere più costoso. Esattamente. Si tratta solo di valutare i pro e i contro e scegliere ciò che è meglio per le proprie esigenze e situazioni. Totalmente. È incredibile quanto spesso si pensi e si pianifica anche solo un semplice viaggio da un posto all'altro. Hai proprio ragione. Ma mi piace pensare a tutte le diverse possibilità. È come un piccolo rompicapo da risolvere. Anch'io. È divertente esplorare le varie opzioni di trasporto disponibili e trovare quella più adatta. Concordato. Si apre davvero il mondo quando si hanno tanti modi per spostarsi. Sicuramente. Le possibilità di avventura ed esplorazione sono infinite. Assolutamente. Adoro il modo in cui i trasporti ci collegano a nuovi luoghi ed esperienze. Lezione 19. Desiderare una stella. Ehi Anna, se potessi esaudire 3 desideri, quali sarebbero? HMM. Questa è una domanda interessante. Lasciami pensare a questo per un momento.
Prenditi il tuo tempo. Sono curioso di sapere che tipo di desideri ti verranno in mente. Beh, il mio primo desiderio sarebbe probabilmente la pace nel mondo. Penso che sarebbe un punto di svolta. È un desiderio nobile. Posso sicuramente vedere il fascino dell'armonia globale. Assolutamente. E come secondo desiderio, forse chiederei la possibilità di viaggiare istantaneamente in qualsiasi parte del mondo. Oh, sarebbe incredibile. Immagina di poter esplorare l'intero globo per capriccio. Lo so, giusto? Le possibilità sarebbero infinite. E per quanto riguarda il mio terzo desiderio? Sì, cosa sarebbe? Sono con il bordo del sedile qui. Come terzo desiderio, penso che chiederei di avere il potere di esaudire i desideri io stesso. Wow, è davvero intelligente. Allora potresti contribuire a realizzare i desideri di tutti gli altri. Esattamente. Non sarebbe fantastico? E tu, John, quali sarebbero i tuoi tre desideri? Fammi vedere. Beh, il mio primo desiderio sarebbe sicuramente la possibilità di volare con il mio potere. Oh, sarebbe molto divertente. Volando nei cieli ogni volta che vuoi. Sicuramente. E come secondo desiderio, penso che chiederei fondi di viaggio illimitati. Oh, intelligente. In questo modo puoi andare ovunque e fare qualsiasi cosa senza preoccuparti dei costi. Precisamente. E per quanto riguarda il mio terzo desiderio? Penso che vorrei avere il potere di realizzare tutti gli altri miei desideri. Ah, intelligente. In questo modo avresti il controllo totale sulla realizzazione dei tuoi sogni. Esattamente. Anche se, ora che ci penso, forse avrei dovuto desiderare un numero illimitato di desideri. Buon punto. Allora le possibilità sarebbero davvero infinite. Esattamente. Ah beh, immagino che dovrò accontentarmi solo di 3 per ora.